Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, assegno unico e universale con attestazioni ISEE che hanno delle omissioni o difformità. Capita di avere problemi e quindi cerchiamo di capire come fare. E allora sono andato a cercare un messaggio dell'INPS per voi, vedi come sono bravo, ho cercato per voi e ho trovato un messaggio di agosto 2023, di esattamente quasi 3 anni fa, il 2856, dove ci spiega cosa succede e soprattutto che cosa fare e quali sono i nuovi criteri di gestione della domanda. Intanto l'INPS ci dice che l'importo mensile dell'assegno unico universale AUU viene attribuito ovviamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e ovviamente del nucleo familiare beneficiario della prestazione. E in presenza di figli minori l'INPS tiene conto dell'indicatore calcolato con l'ISEE minori oppure ISEE minori corrente, mentre per i figli maggiorenni si fa riferimento e all'ISEE ordinario classico oppure all'ISEE ordinario corrente. Quindi la domanda di AU, assegno unico, è istruita, attenzione, cioè messa in istruttoria e liquidata dall'INPS sulla base dell'ISEE, ancorché, attenzione, ancorché se ci sono delle omissioni o difformità, quello che comunemente viene detto ISEE difforme, perché capita. Relativamente però ai dati del patrimonio immobiliare e o ai dati reddituali che vengono dichiarati. E allora le persone e le famiglie richiedenti l'assegno unico possono avvalersi dell'attestazione che riguarda la dichiarazione con le omissioni o le difformità, purché questa, no, non perché, ho detto io perché questa dichiarazione è valida per l'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti di richiedere poi di tutta la documentazione che serve a dimostrare oppure a completare i dati che sono stati indicati nella dichiarazione. Allora, domanda, cosa può fare la persona, la famiglia per risolvere questo problema? Cerchiamo di capire. Le persone possono in pratica regolarizzare, quindi aggiustare la situazione in uno di questi modi. E io ne ho trovati 3. Primo modo, presentare ovviamente una nuova dichiarazione sostitutiva unica, quindi la DSU, senza difformità. Quindi a questo punto se dovete farla, fate attenzione di farla giusta, primo. Secondo, richiedere al CAF oppure a un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni, patronato, commercialista, avvocato, insomma chi che sia, la rettifica della DSU che è stata trasmessa in precedenza, però a questo punto con effetto retroattivo, qualora il CAF abbia commesso un errore materiale. Oppure, terza modalità, presentare alla sede INPS di competenza, quindi vi cercate quella che sta vicino a casa vostra per capirci, tutta la documentazione che serve per dimostrare la completezza e la veridicità dell'ISEE. Fate solo attenzione, ovviamente, perché adesso prendo anche la penna, fate solo attenzione che per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, quello mobiliare, si dovrà presentare tutta un'altra serie di documentazione e siccome questo elenco è molto lungo e noioso da leggere e quant'altro, vi rimando poi direttamente al sito internet dell'INPS, perché sennò qua ci vorrebbe un video lungo un giorno intero. E quindi l'INPS poi alla fine di tutta sta menata, no? Perché dice, come fa a mettersi in contatto con voi? L'INPS potrà usare ovviamente i contatti che sono all'interno del suo archivio anagrafico, come per esempio la PEC, l'SMS oppure le mail e
ovviamente avvisa con una comunicazione con il quale viene segnalata la presenza dell'omissione o la difformità dell'ISEE da regolarizzare. Mi raccomando, se ricevete messaggi strani con cui vi chiedono codici, password, username, numeri di carte, di credito e quant'altro, non dategli retta, non dategli retta. Poi comunque per aggiornamenti più approfonditi, perché ci sono degli aggiornamenti molto più approfonditi e dove appunto entro proprio nel merito, vi rimando alla sezione speciale del mio canale di YouTube, e la sezione speciale del mio canale la trovate nel primo collegamento fissato in alto nella pagina principale del mio canale. Poi, altro argomento di oggi, in questa parte del video vorrei parlarvi delle spese che abbiamo pagato per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti, biglietti e abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, perché dovete sapere che si possono portare in detrazione con la dichiarazione del modello 730 e ovviamente anche nel modello unico redditi. Quindi cosa succede? Che la detrazione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico consente proprio al contribuente, che non siamo persone per lo Stato, siamo contribuenti, siamo soldi, noi siamo dei soldi vaganti, no? Noi siamo dei soldi con le gambe, in pratica, che ogni tanto lo Stato ci dà la possibilità di detrarci qualcosa, come sono gentili e generosi. E quindi cosa succede? Che lo Stato ci dà la possibilità di detrarci gli abbonamenti al servizio del trasporto pubblico e quindi di recuperare almeno, voglio dire, no? Almeno il 19% della spesa pagata entro un limite massimo di 250 euro. Attenzione, non è che tutto, troppa grazia, sarebbe troppa grazia, no? Se no poi come facciamo a mantenere i loro scleri e le loro cose a Roma? Quindi è importantissima una cosa da tenere a mente, perché serve per recuperare proprio dei soldi, perché sennò poi finiscono in tasca loro e poi lo sapete che fine fanno, non li vediamo più. E quindi vi spiego meglio. Si possono detrarre, come vi ho detto, dalle tasse gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, locale, regionale, interregionale, e quindi non solo gli abbonamenti di autobus, ma anche tram, metro, metropolitane, treni e quant'altro, anche in caso di spostamento tra regioni diverse. Come fare per portarsi in detrazione questa spesa, recuperare questi soldi? Allora, ai fini della detrazione dalle tasse bisogna inserire dentro il campo della dichiarazione dei redditi, che si chiama spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti e servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, l'importo dell'abbonamento. Ricordatevi che, ricapitolando, la detrazione IRPEF spetta su una somma non superiore a 250 euro, quindi massimo 250 euro, su un importo sul quale viene calcolata la detrazione del 19%. Quindi, in sostanza, i nostri signori governanti ci danno la possibilità di avere un rimborso che arriva fino a un massimo di 47,50 euro. Per capire come sono generosi? Bene, dopo tutta questa generosità che cola proprio da tutte le parti, ricordatevi che nella sezione speciale del mio canale, che trovate nel primo collegamento fissato in alto nella pagina principale del mio canale, tutta una sezione speciale dove vi spiego per filo e per dettaglio tutto quanto, e lì dentro cerchiamo anche di risolvere problemi, perché rispondo praticamente alle domande privatamente. Detto questo, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!